here first. Bitcoin is going to zero. When it comes out, zero. So Bitcoin's a dead end as a currency. The speculative bubbles were off the top. It's gone down to $200. Good expert analysis now. Jordan Belfort calls Bitcoin a fraud. Cryptocurrencies basically have no value. Cryptocurrencies basically have no value. Bentornati sul podcast di Bitpolito. Oggi ottava puntata numero 7, come sapete. Oggi per la prima volta abbiamo un ospite, quindi direi di partire subito con la presentazione dell'ospite e poi andiamo a vedere un po' i topic di cui vogliamo parlare oggi. Vai Riccardo, presentati. Ciao a tutti, ciao ragazzi, ciao Giovanni, ciao Salvatore, grazie mille per l'invito. Per chi non mi conoscesse, io sono Riccardo Masutti, sono un contributor di Wasabi Wallet, principalmente di Wasabi Wallet, però diciamo che contribuisco in diversi aspetti nella community di Bitcoin, non solo circa codice e documentazione, ma seguo anche diversi progetti, principalmente mi occupo della parte di growth e di business operation, quindi diciamo che gravito intorno all'intero mondo, l'intero ecosistema di Bitcoin, con però un focus verso i progetti che si occupano di sicurezza e privacy. Appunto da circa 2 anni a questa parte la maggior parte del mio tempo è dedicata verso lo sviluppo di Wasabi Wallet. Ottimo, quindi abbiamo uno che ha davvero le mani in pasta qua per raccontarci di cosa sta facendo, e soprattutto questa puntata la vogliamo improntare sulla tematica della privacy, una tematica a cui teniamo molto e che quindi abbiamo ritenuto opportuno di affrontare con un professionista del settore. E quindi niente, Salvatore, magari vuoi fare una breve introduzione e poi partiamo con questo topic? Sì, in realtà volevo intanto anche fare complimenti a Riccardo, perché ho visto che l'ultimo aggiornamento di Bitcoin Core porta anche la sua firma, quindi bravo, Chapeau. grazie. Esatto. Diciamo che non è un contributo così grande come altri developer diciamo hanno portato, però sì, sono anche molto contento perché diciamo che oltre ad essere una versione molto interessante, perché appunto è la 0.21.0 che si ricollega un po' anche al numero 21 che è onnipresente in Bitcoin, no? Sì. Quindi sì, sono molto felice e mi fa molto piacere sapere che c'è il mio contributo, il mio nome su un software che comunque sta cambiando e cambierà l'intera umanità, a mio parere. Sì, noi la pensiamo Siamo esattamente. d'accordo. Esatto. Tornando in topic, invece, secondo me una frase esemplare che quando si parla di privacy è non ho nulla da nascondere, quindi non mi serve. Secondo me è fondamentale ribadire ogni volta che non è vero, che la privacy è più di un diritto, ma è qualcosa che si deve richiedere ed avere assolutamente sempre, se si vuole vivere una società libera, civile, soprattutto libera. Quindi la privacy, esatto, la privacy è importantissima, però che cos'è? Sì, Esatto. è un po' quella citazione che avevamo già fatto nella puntata dedicata ai cypherpunk, dove dicevamo che appunto dire che se non hai nulla da nascondere non ti serve la privacy è come dire che se non hai nulla da dire non ti serve la libertà di parola. Ha poco senso. Ma come stavi introducendo, andiamo a vedere un po' più nello specifico, e lo facciamo fare a chi ha più competenze di noi sicuramente a riguardo, per parlare di che cos'è la privacy, perché molto spesso noi sentiamo parlare, magari anche adesso con le ultime norme che hanno fatto, GDPR, di qua, privacy, perché è importante la privacy, perché non è importante. Ognuno ha le sue idee, ma io vorrei che Riccardo tu ci facessi un'introduzione seguendo un po' i 3 livelli della comprensione di qualsiasi concetto, che sono il why, how e what, cioè perché esiste la privacy, come funziona la privacy nel nostro mondo e che cos'è poi effettivamente la privacy. Se riesci a farci una breve introduzione del tutto, per quanto sia possibile farla breve, però a te la parola. Ok, guarda, io credo che innanzitutto, come avete già detto voi, la privacy è un diritto umano fondamentale di cui tutti necessitano. Non solo privacy normale, convenzionale, ma soprattutto la privacy digitale. Vivendo in un'epoca altamente digitalizzata,
è molto importante avere il controllo sui propri dati. Ciò significa che ogni individuo dovrebbe avere la possibilità e dovrebbe avere il diritto di scegliere quali dati condividere con il pubblico e quali dati non condividere. Purtroppo, come ben sappiamo, siamo entrati in una società che si basa sul capitalismo di sorveglianza, dove appunto c'è una raccolta indiscriminata di dati da parte delle aziende, molte volte non perché siano necessari, ma perché potrebbero esserlo in futuro. Questo però crea un grandissimo precedente, ha creato un grandissimo precedente e ha creato un problema enorme, perché appunto ci ritroviamo in balia di queste grandi multinazionali, ma anche piccole società, che senza un motivo preciso stanno raccogliendo una marea enorme di dati, e questo a discapito dell'utente finale, perché l'utente, certo, dovrebbe essere tutelato dalla GDPR o altre leggi europee o internazionali o nazionali, però in realtà, come possiamo ben vedere, non è così, perché certo, queste leggi mirano a regolamentare la raccolta di dati e il successivo processo, lavorazione di questi dati, però diciamo che se tali dati vanno a finire nelle mani sbagliate, allora c'è un gran problema. L'abbiamo visto anche con il recente data breach a Ledger. Immaginatevi adesso che il vostro nome, cognome, il vostro indirizzo di casa, il vostro telefono, quindi la vostra identità, siano associati perennemente a Bitcoin, e siano questi dati verificabili e leggibili da chiunque da qua fino diciamo alla fine del mondo. Ecco, fa molta paura, perché nell'informatica e specificatamente in internet, io ritengo che una volta che tu scrivi qualcosa non c'è alcun modo di cancellarla. Quindi privacy non è altro che appunto la possibilità di controllare come i propri dati vengano distribuiti e appunto lavorati successivamente. C'è un problema che molti considerano la privacy anonimato. No, la privacy e l'anonimato sono due cose totalmente diverse. L'anonimato è nascondersi totalmente e non, diciamo, condividere nulla, a mio parere, per semplificare. Privacy invece è un qualcosa un po' più soft, è appunto il decidere cosa condividere e il decidere cosa non condividere. Ad esempio, con i nostri amici possiamo condividere una serie di informazioni, con i nostri genitori possiamo condividere delle informazioni ancora più riservate, che magari riguardano il nostro stato di salute o altro. Con il nostro partner possiamo condividere altri tipi di informazioni, le nostre paure, il PIN della nostra carta di credito. Ecco, quindi la stessa cosa dovrebbe essere fatta anche nel mondo digitale. Quindi dovremo capire con chi abbiamo a che fare e dovremo capire quali dati vogliamo consegnare a queste entità. Su Bitcoin la cosa prende una piega ancora più importante, perché come ben sappiamo Bitcoin non è altro che un registro distribuito, oltre che essere un protocollo, un software, è soprattutto un registro distribuito, pubblico, verificabile da chiunque, dove una volta inserito un dato non può più essere cancellato. Quindi se noi non stiamo attenti a come trattiamo i nostri dati finanziari, appunto, che sono i dati che facciamo girare sulla blockchain di Bitcoin, potremo avere dei seri problemi in futuro. Non solamente problemi circa, diciamo, il tracking dei nostri movimenti finanziari, ma anche problemi di salute vera e propria. Non è una cosa rara il vedere attacchi fisici a bitcoiner o a persone che negli anni sono diventate ricchissime grazie a Bitcoin, solo perché magari degli anni prima avevano commesso degli errori. Ecco che quindi la privacy è molto molto importante, è una cosa a cui io tengo, a cui lavoro penso da quando ho toccato in mano il mio primo computer, perché ho avuto la possibilità di vedere anche il lato oscuro dell'informatica. Io ho un background come hacker, so cosa vuol dire violare la privacy delle persone, so che effetti comporta e non sono per niente piacevoli. Quindi questo mi ha permesso di diventare quello che sono oggi, cioè un ragazzo che cerca di contribuire con il massimo delle sue capacità e competenze per migliorare la privacy delle altre persone, per educare le altre persone, per fargli capire che c'è un modo per tutelare la propria privacy e c'è il modo
di decidere con quali entità vogliamo condividere determinate informazioni e con quali no. Hai dato spunti fantastici, due cose che mi piacerebbe rimarcare. Hai detto che ci sono le leggi e poi c'è un po' quello che io dico sempre, c'è la legge e poi la realtà oggettiva, non si può prendere una legge come misura della realtà oggettiva. Quindi ci sono le leggi che cercano di tutelarci, ma se poi il sistema in gioco non è, tra virgolette, resiliente, le leggi non ci tutelano. Non riescono perché sono facilmente aggirabili. Proprio l'esempio di legge era emblematico perché è un'azienda europea, sottostà a tutte le leggi sulla privacy, eccetera, però ha un data leak e praticamente si mette a rischio, come detto, la salute di molti perché vengono collegati a Bitcoin e il cosiddetto attacco da $5 diventa molto più facile, molto più probabile che avvenga. Quindi c'è la legge, però il Ledger non tutelava, nonostante sottostava alle leggi, non tutelava la privacy delle persone perché non aveva un sistema resiliente che sotto attacco resistesse appunto alla perdita di dati. Secondo me questo è emblematico, distinguere la legge e poi veramente un sistema che può preservare la privacy. Sì, il riferimento che stai facendo è chiaro. È il discorso che abbiamo dedicato anche una puntata, mi pare che fosse la quinta, anzi la numero 5, dedicata all'antifragilità di Bitcoin, appunto. Cioè di come per esempio l'esempio che stai facendo, scusate il gioco di parole, dedicato a Ledger. Beh, Ledger è un punto d'attacco in cui trovato un buco in qualche punto, probabilmente, e sono riusciti a estrapolare tante informazioni che, come diceva Riccardo, sono molto, molto sensibili perché sono dati sensibili di persone, indirizzi, nomi e cognomi che saranno per sempre collegati a Bitcoin. E quindi diventa un piccolo dato, no? Che uno, l'uomo della strada, può dire: ma sì, ma cosa me ne frega a me, cosa vuoi che mi facciano a me dei miei dati, della mia foto che metto sul social o di chissà che. Nulla, però basta veramente un nulla per causare grossi danni. Mentre invece Bitcoin è pronto anche a questo, diciamo. E magari andiamo un po' più nello specifico e vediamo, perché come i nostri ascoltatori sicuramente sanno, chi più chi meno, la blockchain sarebbe il registro dove vengono registrate tutte le transazioni di Bitcoin, è pubblica e funziona per pseudonimi, quindi noi utilizziamo le nostre chiavi per scrivere sulla blockchain, però quelle chiavi sono di fatto, nella maggior parte dei casi, pseudonimi, perché noi le colleghiamo comunque a un conto, se magari compriamo da un exchange, eccetera. Quindi in un qualche modo siamo tracciabili. Ecco, come possiamo difenderci da questo? Come funziona la privacy in Bitcoin, Riccardo? Questa è una bella domanda perché qua si apre un capitolo enorme. Beh, innanzitutto, come avete detto voi, Bitcoin è un sistema pseudonimo, non è assolutamente anonimo, ed è completamente diverso e funziona in modo completamente diverso dalla rete bancaria convenzionale. Infatti, a differenza della rete bancaria, Bitcoin ci consente di gestire i nostri fondi, inviare e ricevere valore in completa autonomia via internet e senza nessuna parte. Ci permette anche di creare infiniti conti separati, infiniti indirizzi, quindi l'aspetto di privacy e identità è veramente l'opposto rispetto a come funziona nei circuiti bancari convenzionali, perché nei circuiti bancari convenzionali noi non abbiamo alcun tipo di privacy verso l'azienda stessa, la banca stessa, però abbiamo privacy verso il resto del mondo. Su Bitcoin invece non abbiamo assolutamente privacy, tutto è pubblico. La nostra identità però viene protetta da degli pseudonimi. Però se noi diciamo non siamo in grado di essere completamente indipendenti, significa che dobbiamo chiedere dei dati a qualcuno per usufruire di Bitcoin. In questo caso, appunto, il tipico esempio è il full node. Quindi se io non ho un full node a casa mia, nel mio ufficio o appunto da qualsiasi altra parte e non sono in grado di verificare lo stato della blockchain e di richiedere appunto lo stato di un determinato indirizzo, è ovvio che devo chiederlo a qualcun altro. Quindi certo, la mia identità è ancora protetta, il mio indirizzo particolare è ancora uno pseudonimo,
però devo comunicare a qualcuno nel mondo che io possiedo quell'indirizzo e voglio sapere che saldo ho in quell'indirizzo. Ecco che se io adesso faccio questa richiesta in ClearNet senza utilizzare Tor, per esempio, una VPN, oltre a comunicare che io possiedo uno specifico indirizzo, comunico anche il mio IP. Quindi questo è il primo tassello che porta alla deanonimizzazione di una persona o di un indirizzo Bitcoin. Perché appunto, dopo questa richiesta, io comunico la mia posizione geografica nel mondo, il mio IP che è intestato a un'utenza, che ha un nome e un cognome, e il mio indirizzo. Questo è un esempio molto banale, però è importante perché penso che la maggior parte degli utenti neofiti, appena arrivati su Bitcoin, si affidino a dei light wallet, ovvero wallet che non richiedono il download completo della blockchain per essere utilizzati. Però bisogna stare molto attenti a questo tipo di cose, perché ricordiamoci che se voi non avete quei dati dovete richiederli. E più informazioni condividete con dei server random nel mondo, perché di server random si tratta, meno privacy avete. Quindi diciamo che la cosa più importante, a mio parere, è avere un full node a casa. Poi ovviamente ci sono tanti altri modi per migliorare la privacy su Bitcoin, per utilizzare Bitcoin nel modo migliore possibile, però ecco, sono un po' più complicati, tecnici, però ecco, il full node Il è primo sicuramente un buon punto, primo passo. esatto, il primo punto da cui partire è farsi un proprio full node, avere la blockchain scaricata in locale e poter confermare le transazioni in locale. E poi oltretutto sottolineiamo anche il punto che avere un nodo all'interno della rete Bitcoin diciamo aiuta la rete a decentralizzarsi ulteriormente e quindi a essere ancora più sicura. Quindi è un bene in qualsiasi caso, sia per la propria privacy che per la rete. Quindi fatevi i vostri nodi, ormai davvero con pochi soldi si possono fare e con un hardware veramente esiguo. Quindi, tra l'altro, piccolo, come si può dire, spoiler barra marchetta per il nostro team studentesco. Come team studentesco, appunto, un progetto che stiamo portando avanti è quello dello sviluppo di vari nodi Bitcoin, dal più piccolo con un Raspberry Pi fino al nodo satellitare che comunica con Goten, antenne, reti mesh, eccetera. Quindi state allerta perché usciremo con ovviamente novità in questo senso. Notizia di qualche giorno che siamo stati costituiti ufficialmente come team studentesco del Politecnico, abbiamo raccolto dei fondi anche importanti, quindi acquisteremo il materiale e inizieremo a sviluppare i nostri nodi internamente, quindi stay tuned per questo. Salvatore, andiamo avanti con gli argomenti? Sì, tra l'altro, parlando di nodi, una cosa che mi piace che fa Riccardo è mettere a disposizione il suo nodo, no? Dice, invece di fidarsi di qualcuno random nella rete, potete fidarvi di me. È una cosa che faremo anche noi e secondo me è da evidenziare. Sì, diciamo che l'obiettivo finale è quello che ognuno abbia il proprio nodo, però ciò è Certo. utopia. Quindi se avete le capacità tecniche di mettere in piedi un nodo, condividetelo con i vostri familiari, con i vostri amici, perché gli risparmierete un sacco di problemi in futuro. Quindi quello che faccio io sì è un atto anche di generosità, il condividere appunto i miei nodi, il mio full node, la mia istanza di BTC Pay Server, perché appunto voglio aiutare le persone a gestire Bitcoin nella maniera migliore possibile. Però il motto di Bitcoin è don't trust, verify, giusto? Quindi non dovete fidarvi di me, non dovete fidarvi di nessuno, dovete fidarvi solamente della matematica e Bitcoin vi permette di far ciò. E grazie alla matematica e grazie a Bitcoin che ci permette di farlo. Ma magari vuoi approfondire un po' meglio questo concetto, perché hai lanciato un po' una provocazione del fatto un giorno ve ne pentirete, una cosa del genere, se non fate il vostro nodo. Quale potrebbe essere la dinamica che da qua a qualche anno potrebbe innescarsi, per cui chi ora acquista Bitcoin con KYC e se li tiene in una chiave, diciamo, facilmente riconoscibile, i problemi in cui potrebbe incorrere per i nostri ascoltatori, magari un piccolo approfondimento.
Ma penso che qua sia solamente da lasciare spazio alla fantasia. Innanzitutto, tutto il concetto di sicurezza personale dei propri fondi in Bitcoin dipende anche dal threat model che avete, nel senso chi siete e quali sono i vostri nemici. Ovviamente, se io sono Riccardo e ho appena comprato 100 euro di Bitcoin e li tengo nel mio wallet, certo che non dovrò fare le stesse cose che fa, ad esempio, un organo istituzionale che gestisce 10.000 bitcoin. Capite che sono due pesi e due misure molto molto diverse. Però quello che consiglio sempre a tutti è non di inizializzare, diciamo, un processo di messa in sicurezza dei propri fondi basandosi sul prezzo di bitcoin. Certo, io magari oggi posso avere 10 euro in bitcoin, però non so quanto varranno, non so cosa sarà bitcoin tra 10, 15, 20 anni. Quindi quello che io consiglio è di cercare di inizializzare e gestire Bitcoin nel miglior modo possibile sin da subito. Ci sono tanti tipi di attacchi. Prima ho menzionato gli attacchi fisici, però essendo Bitcoin un valore, perché di valore si tratta, cioè, qua noi possiamo essere derubati in qualsiasi momento, non solo fisicamente in un luogo nella Terra, ma essendo sempre collegati ad internet, internet crea dei problemi enormi perché una persona nel mondo sconosciuta potrebbe attaccarci all'infinito grazie ad internet, senza dover nemmeno avere il bisogno di essere geograficamente vicino a noi. Quindi, ripeto, il fatto di vivere in una società digitalizzata, come appunto stiamo vivendo nel 2021, ci espone a una moltitudine di rischi enormi. E che appunto il rischio principale è quello di essere derubati di propri Bitcoin. Ricordiamoci che Bitcoin non è speciale per il prezzo. Se vogliamo parlare di valore, Bitcoin non è speciale per il prezzo che ha in dollari o in euro. Bitcoin è speciale perché è il primo elemento digitale unico e raro al mondo. Se fino a ieri io, quando inviavo una mail o una foto, non inviavo la foto stessa o la mail stessa, ma inviavo una copia di quella foto, con Bitcoin io invece invio un elemento digitale che poi non possiedo più. È una cosa importantissima, quindi dobbiamo veramente cercare di tenere al sicuro questi Bitcoin, perché sono finiti, non sono infiniti. Quindi se veramente abbiamo capito cos'è Bitcoin e veramente abbiamo una visione di futuro di Bitcoin, che ripeto non è solamente pura e semplice speculazione, non è solamente una criptovaluta, ma molto di più, ecco che dobbiamo veramente cercare di dare il meglio di noi stessi, dobbiamo studiare, dobbiamo educarci, dobbiamo educare le persone che abbiamo intorno per fargli capire che c'è molto di più dietro. Non è solamente il prezzo quotidiano che sale e scende. Però ecco, se vogliamo vederla da un punto di vista di valore, è importantissimo che mettiamo al sicuro il nostro valore, i nostri Bitcoin. Devo dire che sei un ottimo oratore ed è davvero piacevole sentirti parlare di Bitcoin. Quindi proseguiamo, direi. E, andiamo al topic successivo, cioè tu hai detto è importante proteggersi fin da subito, proteggere i propri Bitcoin. Come lo facciamo? Quali sono le tecniche che ora si utilizzano? Hai già parlato di farsi un full node, tu però hai detto che lavori su Wasabi, che è un wallet che ha particolari caratteristiche. Magari iniziamo a introdurre un po' quali possono essere le tecniche che si possono utilizzare fin da subito per proteggere i propri Bitcoin e la propria privacy. Guarda, partirei da un concetto che è importantissimo, che prima lo capite meglio è, che la privacy come la sicurezza è un processo, ma non è un acquisto. Ciò significa che voi potrete comprare tutti gli strumenti che volete, potete comprare hardware wallet, nodi, computer ultra sicuri, però non c'è niente al mondo che vi garantirà il 100% di sicurezza, il 100% di privacy. È un processo, è studio, è un mondo in continua evoluzione. Però se dovessi dare una serie di consigli per qualcuno che ancora, diciamo, non ha ben chiaro come mettere al sicuro i propri Bitcoin e come mettere al sicuro i propri dati, innanzitutto è quello sì di avere un full node. Seconda cosa potrebbe essere quello di avere un hardware wallet, perché toglie una serie di problemi molto importanti. Però se dobbiamo parlare di privacy, che diciamo che è il tema della puntata di oggi, direi che
la cosa più importante è studiare Bitcoin partendo dal white paper. Come tutti sappiamo, i Bitcoin sono tracciabili sulla blockchain. Ogni transazione di Bitcoin contiene almeno un input, che è appunto il posto da cui provengono i Bitcoin, e almeno un output, ovvero dove vengono inviati i Bitcoin. Ciò significa che una volta che un singolo indirizzo è noto, c'è una pista che permette di seguire Bitcoin fino alla transazione genesi, alla prima transazione che è avvenuta, e non solo, ci permette anche di controllare uno specifico indirizzo in futuro. Se io oggi conosco un indirizzo, posso vedere tutto quello che è successo in passato, quindi tutti gli scambi che sono avvenuti prima di arrivare a quell'indirizzo e tutti gli scambi che avverranno in futuro partendo da quell'indirizzo. Quindi un'altra caratteristica delle transazioni del protocollo Bitcoin è che devono sempre corrispondere alla transazione precedente. Quindi significa che se io voglio ricevere un Bitcoin, ma successivamente voglio inviarne 0.3, io dovrò fare una transazione da un Bitcoin, non da 0.3. Quindi la transazione da un Bitcoin, i 0.3 saranno catalogati come pagamento, mentre i restanti 0.7 torneranno indietro al mittente, cioè a me, come resto. Questo significa che se io creo una transazione che ha del resto, non solo vado a comunicare al mio destinatario l'indirizzo mio di origine, e non solo questo destinatario o chiunque nel mondo può vedere ciò che è successo prima, ma può anche seguire quello che succederà dopo, ovvero la transazione di resto. Quindi un'altra cosa molto importante da fare, a mio parere, è cercare di minimizzare i resti, cioè sfruttare delle features che hanno molti wallet, tra cui appunto Wasabi, che diciamo che è il pioniere in questa cosa, del coin selection, ovvero di creare delle transazioni che non abbiano resto, sfruttando input che si avvicinano molto all'importo totale che voi volete inviare. Quindi, regola principale, full node. Seconda regola, transazioni senza resto. Se create delle transazioni con resto, sappiate che il resto può essere tracciato in futuro. Quindi dovete capire chi sa che quei Bitcoin appartengono a voi e dovete agire di conseguenza. Ovviamente se io effettuo transazioni con un amico, non ho alcuna paura che questo amico possa tracciarmi. Però se io effettuo delle transazioni che richiedono confidenzialità, se io effettuo delle transazioni che non voglio che vengano, diciamo, conosciute da altre persone, da altre entità, è il caso che io cerchi di fare transazioni senza resto, perché questo minimizza il numero di dati che condivido all'esterno. Un'altra cosa molto importante, che questa potrà scioccare molti, perché è una cosa talmente semplice che molte volte non ci si pensa, è quello di non usare mai degli explorer di Bitcoin in ClearNet. Ovvero sempre, se voi non avete un full node e volete vedere lo stato di un indirizzo di Bitcoin o lo stato di una transazione, ecco, significa che voi dovete richiedere questo stato a qualche explorer, giusto? Questo però comporta che voi effettuiate una nuova richiesta, che comunichiate il vostro IP e che essenzialmente l'exchange venga a conoscenza che voi siete o il mittente o il destinatario di quella specifica transazione, perché solo voi siete in grado di cercare quello specifico indirizzo, giusto? Quindi mi raccomando, se volete cercare indirizzi o transazioni su un Explorer, fatelo via Tor. Tor non è altro che un protocollo per semplificare di internet che ci permette di avere più sicurezza e più confidenzialità nella connessione che abbiamo tra noi e un server, e ci permette anche di camuffare i nostri IP, quindi di non comunicare i nostri IP a tale server. Ecco che queste cose sono tutte piccolezze che però dobbiamo veramente tenere a mente per evitare di condividere tutti questi dati con Explorer o altre aziende e entità. Altri problemi potrebbero riguardare i fork. Nel 2017 la maggior parte delle balene sono state scoperte grazie ai fork. Immaginate di tenere al sicuro e in totale privacy i vostri Bitcoin per anni. Poi viene un fork nel 2017, che potrebbe essere Bcash in questo caso, e che voi vogliate vendere tali Bitcoin
per, diciamo, altre criptovalute o dei bitcoin veri, se così posso dire. Apro e chiudo parentesi, sono un massimalista. Quindi, come molti di noi. quindi le balene, in questo caso chi aveva molti bitcoin, non ha pensato che poteva, cioè non avendo le giuste accortezze, poteva, diciamo, condividere il suo patrimonio totale in bitcoin a tali exchange, perché i fork in questo caso sono una copia esatta del vostro stato, del vostro wallet in un determinato momento. Ciò significa che se voi possedete dei bitcoin in un fork, che potrebbe essere appunto quello di Bcash, avete gli stessi bitcoin sul pre-fork, che è bitcoin, giusto? Quindi anche là state molto attenti a come gestite le criptovalute derivanti da un fork, perché sono facilmente accumulabili al vostro patrimonio pre-fork. Ripeto, potremmo parlare per tantissime ore. Anche il semplice possesso di un file relativo al vostro wallet potrebbe essere una prova che possiediate Bitcoin. Quindi anche il mettere in sicurezza i file e i wallet è importante. Quindi il processo, cioè raggiungere una privacy totale è un processo lunghissimo che parte da uno studio costante di cos'è Bitcoin. Il primo passo dovrebbe essere quello di leggere il white paper, perché già quello spiega molte cose e mostra molti problemi relativi alla privacy che possiamo risolvere. Appunto, ci sono tantissimi wallet, come ho detto. La maggior parte di utenti, per ovvie ragioni, utilizzeranno dei light wallet, o perché non hanno le competenze tecniche per lanciare e gestire un nodo, o perché non hanno voglia, che è possibile. Insomma, anch'io per tanto tempo non ho avuto voglia di farmi un nodo, perché appunto non capivo quali problemi ha Bitcoin. Cioè, il concetto di trasparenza è fantastico, però porta dei problemi enormi. Quindi, cos'è Wasabi? Noi di Wasabi abbiamo cercato di creare un wallet che fosse assolutamente user-friendly, circa sicurezza e privacy, per cui l'utente non debba fare altro che scaricarlo e utilizzarlo. Perché? Perché appunto, come ho detto, ci sono una serie di cose che vi permettono di non condividere dati all'esterno, come avere un full node, come evitare transazioni con il resto, come fare coin selection. Ecco, noi di Wasabi incorporiamo tutte queste best practices su Wasabi stesso. Per esempio, Wasabi ha delle feature non solo riguardanti la privacy, diciamo, del network, quindi di come vi collegate alla blockchain di Bitcoin, agli altri nodi di Bitcoin, a tutti appunto una serie di nodi, ma anche a delle feature di privacy riguardante la blockchain stessa, perché appunto quando si parla di privacy su Bitcoin si parla di network privacy e si parla di blockchain privacy, che sono due cose totalmente diverse. Appunto, se in tutti i normali light wallet per richiedere lo stato e il saldo di un indirizzo voi comunicate il vostro indirizzo e il vostro IP a un server casuale, su Wasabi ciò non avviene. Wasabi sfrutta una tecnologia, ovviamente non voglio essere troppo tecnico, che permette di richiedere un blocco intero anziché richiedere uno specifico indirizzo. Quindi tramite Tor. Quindi voi non comunicate mai il vostro indirizzo IP e anziché richiedere lo stato di un singolo indirizzo, che è una prova sufficiente per dimostrare che voi possedete quell'indirizzo, ma voi richiedete l'intero blocco che appunto potrebbe contenere una transazione riguardante uno specifico indirizzo, e questa richiesta è indistinguibile dal resto del traffico gossip, si dice, nella rete P2P di Bitcoin, perché i nodi richiedono informazioni agli altri nodi, richiedono blocchi e condividono blocchi in tempo reale in continuazione. Quindi su Wasabi, quando voi richiedete lo stato di un indirizzo senza avere un full node, lo fate nel modo migliore possibile. Appunto, senza richiedere l'indirizzo specifico, ma richiedendo un blocco intero che dopo Wasabi lavora e studia, tra virgolette, localmente. Altre cose che potrebbero riguardare la network privacy di Bitcoin è che sempre, se voi non avete un full node, anziché, diciamo,
comunicare la vostra transazione, fare il broadcast della vostra transazione via ClearNet, lo fate via Tor, a degli indirizzi casuali, scusate, a dei nodi casuali, quindi non avete una comunicazione costante e unica con un solo nodo, ma comunicate con tantissimi nodi diversi, utilizzando ogni volta una identità fittizia tramite Tor. Quindi questo vi permette di essere, diciamo, protetti da tutte le problematiche privacy a livello di network. Poi ci sono appunto tutte delle feature che migliorano la gestione di Bitcoin, l'invio e la ricezione di Bitcoin, e migliorano appunto la vostra privacy sulla blockchain, tra cui appunto il coin selection, che vi permette di selezionare determinati input per creare la transazione perfetta senza resto, oppure appunto vi permette anche di inviare dei Bitcoin a delle entità basandovi su degli input che queste entità già conoscono. Per esempio, immaginiamo che io voglia pagare un abbonamento a una VPN con Bitcoin. Effettuo una transazione di 1,5 Bitcoin e mi viene tornato in mano mezzo Bitcoin. Ovviamente questa VPN conosce che il resto appartiene a me, quindi non c'è nessun problema se io in futuro voglio spendere quel resto verso la stessa entità, perché comunque già conosce che io possiedo quel resto. Appunto questa è la feature di labeling che abbiamo su Wasabi. Wasabi infatti nell'invio e nella creazione, quindi ricezione di Bitcoin, richiede sempre un label che non sta altro che indicare l'entità con cui state effettuando una transazione. Quindi voi su Wasabi avete sempre sotto controllo tutte le entità che conoscono un vostro specifico output, che a sua volta poi diventerebbe un input per una nuova transazione, e questo vi permette di avere un controllo totale su come condividete i vostri dati e con chi li condividete. Però ovviamente questo è comunque un problema, perché queste persone sanno che voi possedete questi Bitcoin. E qui entra in gioco il concetto di CoinJoin, che non è altro che una transazione molto molto complessa e particolare che vi permette di riacquistare privacy. In che modo? Mescolando gli input e gli output con tante altre persone per fare in modo che nessuno che partecipi al CoinJoin, ma anche nessuno al di fuori del CoinJoin, quindi esattamente nessuno, possa sapere, verificare quali input corrispondono a quali output e viceversa. Quindi ecco che Wasabi è molto complesso, è molto difficile da spiegare in poche parole, però tutto il concetto, tutto il software si basa su una gestione completa e privacy oriented dei vostri Bitcoin. Lasciami fare un esempio per quanto riguarda il CoinJoin, magari per farlo capire meno tecnici. È come che se andate a pagare, come dice Riccardo, quanto riguarda il coin control, andate a pagare dal panettiere con dei contanti il vostro pane. Il panettiere si segna, ogni banconota, sapete, ha un numero di serie. Il panettiere si segna il numero di serie, che è della banconota di resto che vi dà, e poi vi manda un investigatore privato a seguirvi per vedere dove andate a spendere poi quella banconota con quel identificativo di serie. Voi che fate per preservare la vostra privacy? Prendete quella banconota, tra virgolette, segnata, insieme ai vostri amici che hanno altre banconote segnate da altri panettieri malevoli, diciamo, ve le scambiate in modo tale che ricevete una banconota segnata che non è più riconducibile a voi. E in un certo modo riacquisite la vostra privacy. Ora, questo esempio mi sono reso conto che fa un po' schifo, però per farvi capire un po' più in maniera più astratta come funziona. No, l'esempio è azzeccato, insomma, è giusto. Una cosa che mi sono dimenticato di dire, che in realtà è una delle più importanti, è che ovviamente dovete evitare di riutilizzare degli indirizzi. Bitcoin vi permette di creare e utilizzare indirizzi infiniti, quindi sfruttiamo questa feature di Bitcoin e utilizziamo sempre indirizzi diversi. Questa cosa qua su Wasabi è enforced, ovvero una volta che voi ricevete dei Bitcoin su un indirizzo,
tale indirizzo viene eliminato dalla lista degli indirizzi di ricezione. Questo per appunto preservare la privacy dell'utente ed evitare che tale utente comunichi il proprio indirizzo a più persone diverse. E questa è una gran figata perché, come dicevamo nella puntata scorsa, ci sono 2 alla 256 possibili indirizzi in Bitcoin, che sono quasi quanti gli atomi, forse di più, degli atomi dell'universo conosciuto, quindi utilizziamoli e ne abbiamo miliardati e miliardate a testa, per cui, dato che è un punto fondamentale per evitare di essere tracciati, utilizziamolo il più possibile, e se ce lo fa il nostro wallet ancora meglio, non abbiamo bisogno di pensarci noi. No, Ma in allora io realtà- voglio fare un po' la... In No, realtà molto scusami. di più, perché 2 alla 256 sono le chiavi private, poi in realtà Sì, è indirizzi vero. ne puoi rendere di più, Sì. quindi... Sì, comunque parliamo di numeri che sono talmente grandi che sono Esatto. veramente incomprensibili, cioè neanche riusciamo a immaginarli. Non c'è modo di immaginare un numero così grande per un essere umano. Quindi va bene infinito. Sì, sono comunque molte miliardate a testa, quindi possiamo comunque usarne quante ne vogliamo. Ma allora io volevo fare un po' l'avvocato del diavolo, nel senso, la nostra società sta tendendo inevitabilmente verso il controllo, e questo l'abbiamo visto, e sappiamo che è così. Sappiamo che stanno un po' tutte le banche centrali mondiali stanno costruendo delle digital currencies, ovviamente controllate, e diciamo l'opposizione che fa un po' uno a tutti questi meccanismi di privacy è che un bel giorno l'ente regolatore di turno magari inizia a consentire l'utilizzo dei bitcoin, ma solo dei bitcoin di cui conosce effettivamente il proprietario. Quindi tu dovrai dichiarare effettivamente che sei proprietario di bitcoin in qualche modo. In realtà non è una notizia, possiamo declinarla al presente, perché è notizia di ieri. Bitstamp e comunque tutti gli exchange olandesi devono implementare il controllo, cioè per poter tu ricevere una transazione devi mostrare uno screenshot che dimostra che tu possiedi quell'indirizzo, e quindi associ ad ogni indirizzo che usi la tua identità, quindi possiamo declinarla al presente purtroppo. Ah, beh, la mia visione distopica è diventata realtà molto più rapidamente di quanto io pensassi. Però, bene. E come possiamo difenderci da ciò? Cioè, potremmo spendere i nostri bitcoin anonimi in futuro? Questa è una domanda interessante perché non posso dare una risposta precisa. Quello che posso dire però è che l'unico modo per evitare questo tipo di problemi è appunto di non affidarsi a degli exchange centralizzati che appunto, essendo localizzati in uno stato, devono sottostare alle leggi di un determinato stato. La figata di Bitcoin è che non esiste, giusto? È una cosa puramente astratta, potremmo dire, un qualcosa che esiste solamente nell'etere e su internet. Non ha una location fisica, non c'è nessun centro di supporto che possiamo chiamare, non c'è nessun ufficio a cui bussare. Quindi diciamo che se volete veramente entrare nella terra del bianconiglio di Bitcoin, dovreste incominciare a studiare e fare uso di exchange decentralizzati come Bisq o HODL, che appunto vi permettono di acquistare, vendere, transare Bitcoin, fare speculazione anche, se vogliamo chiamarla così, senza affidarsi a alcuna azienda. Appunto utilizzando un sistema trustless, dei sistemi multisig molte volte, che fanno the escrow, che vi permettono di transare con una persona di cui voi non avete la minima idea, che non conoscete, che potrebbe trovarsi dall'altra parte del mondo, in totale sicurezza. E questa è una cosa veramente bella, perché, ripeto, l'obiettivo di Bitcoin è quello di permettere la libera circolazione di valore senza alcun intermediario, proprio come internet ha permesso la libera circolazione di informazione senza alcun intermediario. Quindi possiamo farlo, noi possiamo evitare di avere questo tipo di problemi in futuro. Come? Non affidandoci ad exchange centralizzati. Ovvio che diciamo che gli exchange centralizzati sono molto più semplici da utilizzare, però ripeto, come ho detto all'inizio, la sicurezza e la privacy sono un processo che comporta molto studio, quindi quello che posso consigliare è quello di studiare. Riguardo il fatto che, per esempio, oggi io decido di anonimizzare una transazione e voglia in futuro spenderla, certo,
io posso inviarla a Bitstamp, Bitstamp mi chiede l'origine di quella transazione, ma se io veramente non ho avuto un comportamento illecito in passato, l'origine dei miei fondi non è illecita, io non ho alcun problema a comunicare l'origine di tali fondi a questa azienda, perché sono consapevole che questa azienda deve rispettare delle leggi e io sono una persona che vuole rispettare le leggi. Quindi equiparare il coin join, equiparare il mixing, equiparare la privacy all'illegalità è una delle cose peggiori che i regolatori stanno facendo. Non è detto che io voglio avere maggior privacy perché ho qualcosa da nascondere o perché sono un criminale. Io voglio avere maggior privacy su Bitcoin perché non voglio che tutti sappiano il mio patrimonio in Bitcoin. Non voglio che tutti siano in grado di seguire le mie finanze come persona fisica. Come azienda è la cosa ancora peggiore. Io non voglio che i miei competitor vedano i miei acquisti e le mie vendite. Non voglio che i miei competitor vedano i miei salari, come pago le mie persone e appunto come gestisco i miei soldi. Quindi il concetto di mixing, di coin join, di appunto offuscamento di Bitcoin è una cosa importantissima perché è impensabile avere Bitcoin senza avere, diciamo, un po' di privacy. È impensabile, è una pazzia. Sì, Nessuno vorrebbe andare in giro per strada con il portafoglio aperto sulla testa e con la scritta possiedo 1 miliardo qua dentro, venite a vedere. Perché quando voi effettuate una transazione su Bitcoin, questo state facendo. State comunicando a tutti che voi possedete una determinata somma di Bitcoin e lo fate pubblicamente. È come farlo nella vita reale, è come andare in giro nella vita reale con un portafoglio in testa aperto e con scritto quanti Bitcoin ci sono dentro. Certo, la maggior parte di persone potrebbe fregarsene e camminare dritta, però quando trovate la persona sbagliata non ci mette meno di 2 secondi a derubarvi. Quindi, o appunto a derubare le informazioni circa il vostro patrimonio e rivenderle oppure utilizzarle in futuro per scopi malevoli. Quindi, ripeto, la privacy è una cosa importantissima. Ed è una poi continua. È difficile raggiungere la privacy ed è anche difficile farla accettare dagli enti regolatori. Però, ripeto, quello che stiamo vedendo sempre più, gli attacchi data breach, phishing, furti, non fanno altro che alimentare e mostrare quanto sia importante la privacy. vorrei proprio ampliare un po' il concetto di importanza del coin join e non del mixing, nel vederlo come qualcosa di positivo perché, tra virgolette, un po' di dati, spesso viene accusato di essere usato per riciclaggio, no, il 99% del riciclaggio avviene in dollari e coinvolge banche, e quindi è una fake news, potete dirlo anche alla Lagarde che sono uscito ultimamente con questa frase. Poi, altro fatto attuale, recentemente si è visto che, sapete tutti che, anzi spero lo sappiate, ma se ne parla pochissimo, che attualmente in Cina ci sono dei, tra virgolette, campi di rieducazione che assomigliano tanto ad altri campi che abbiamo avuto nel passato, verso una etnia, diciamo, della Cina vicino al Turkmenistan, non mi viene la parola, uiguri, una cosa del Sì, genere. auguri se non sbaglio. Esatto. Leggevo l'altro giorno che molti si chiedono perché non si vedono persone di questa etnia scappare dalla Cina e andarsene nei paesi vicini. Uno, perché è fortemente militarizzato, ma due, in Cina si usa praticamente solo denaro digitale. Non vedrete nessuno usare contanti, non vedrete nessuno neanche usare carte di credito perché si fa tutto con il telefono, con WeChat, con Alipay, eccetera. Una delle cose particolari, cioè proprio non si vedono appunto queste persone scappare perché spesso vengono intercettate vedendo la cronologia dei loro acquisti. Quindi non è fantascienza, non è neanche oddio abbiamo paura del Consiglio europeo che ci traccia, ma no, il fatto è di guardare nel futuro con senso critico e anche pensando che qualcosa possa andare male, non soltanto che il futuro non per forza debba essere prospero. Quindi assicurarsi la propria privacy sui pagamenti è fondamentale, come anche in vari altri aspetti della vita. Perché se oggi possiamo fregarcene, domani chi lo sa?
Sì, sono assolutamente d'accordo e questa puntata ha preso una piega molto filosofica e istruttrice di buone cose, quindi sono molto contento. Però siamo andati un po' lunghi, quindi direi di andare verso la chiusura, se siamo d'accordo. Io ci tenevo ancora a sottolineare un concetto che mi sono segnato e mi è piaciuto moltissimo che hai detto e che l'hai ripetuto anche più volte, che la privacy non si compra, ma è un processo verso il quale bisogna tendere e attraverso, come hai anche detto, scendere un po' nella tana del bianconiglio di Bitcoin e quindi continuare a cercare informazioni, capire come funziona, perché esiste, quali tipi di soluzioni apporta questo il tipo di società in cui viviamo, e una l'hai detta tu Salvatore adesso, e quali potrebbe apportare alla società che potrebbe esistere in un giorno, è fondamentale. Quindi avviate questo processo il prima possibile perché è fondamentale per la vostra vita. Ora Riccardo, se vuoi concludere con un messaggio per i nostri ascoltatori, poi se avrai piacere, noi avremo piacere già adesso, te lo dico, di rinvitarti in un'altra puntata, magari più in là, per approfondire altre tematiche. Nel frattempo, se vuoi lasciare un messaggio, poi andiamo in chiusura. Ma ho pensato a 100 messaggi in contemporanea in un millisecondo per trovare quello perfetto, ma penso che non ci sia un messaggio perfetto da comunicare. Quello che appunto ho ripetuto e continuo a ripetere è quello di informarsi, studiare e verificare le fonti da cui appunto assimilate informazioni. Che dire, questo studiate perché lo studio è l'unica cosa che vi permette di utilizzare Bitcoin come è stato pensato, appunto senza alcun intermediario. L'obiettivo è quello. Ci vuole pazienza, farete errori, però sono inevitabili e dovete imparare dai vostri errori. Io di errori ne ho fatti tanti su Bitcoin nella mia vita e adesso appunto, avendolo studiato, avendolo compreso appieno, sto, diciamo, condividendo il mio sapere con gli altri ed è quello che dovete fare anche voi. Quindi se avete degli amici, insegnategli, spiegategli, mostrategli. Se avete dei genitori, fate la stessa cosa, cercate di educare le persone intorno a voi, perché solo con l'educazione riusciamo appunto a rendere Bitcoin una cosa fruibile e accessibile a tutti, perché ad oggi, mi dispiace dirlo, ma non è fruibile a tutti, è fruibile solamente dagli informatici, diciamolo chiaramente, da chi ha un po' di maneggevolezza con computer, smartphone, eccetera. Però l'obiettivo finale è quello di rendere Bitcoin uno strumento libero, incensurabile e diciamo gratuito, accessibile a tutti, un po' come lo è internet. Non so quanto tempo ci vorrà, io sto facendo il mio e appunto voi ragazzi di Bitpolito state facendo lo stesso ed è una cosa fantastica. Quindi veramente grazie per il lavoro che fate e spero che il vostro progetto, diciamo, cresca perché ve lo meritate. Grazie a te Riccardo davvero per il tuo tempo e per la disponibilità che ci hai dato e come già ti ho anticipato ci risentiremo molto presto per un'altra puntata. Quindi ascoltatori, ci sentiamo alla prossima puntata, grazie per la vostra attenzione anche se siamo andati un po' lunghi, ma sono sicuro che questa puntata vi è piaciuta un sacco, quindi alla prossima e grazie ancora. Ciao! Ciao, Ciao ciao.